7 azioni, 7 modalità per ritrovare la motivazione a correre quando la si è persa, soprattutto dopo un lungo stop. Mai come oggi ho bisogno del tuo aiuto. Perché? Perché io ho raccolto e ho pensato, dalla mia esperienza di allenatore, dai tanti anni di corsa, 7 azioni che possono aiutare chi è, per qualsiasi motivo ha dovuto interrompere l'attività di corsa, per un infortunio, per problemi professionali, per problemi familiari o semplicemente perché gli era passata la voglia, sa quanto gli fa bene correre, sa quanto gli piace quella gioia che ha a fine di un allenamento o che ottiene alla fine di una gara, o semplicemente quel benessere che si ricava dalla routine settimanale di un allenamento regolare, ma non riesce proprio a ripartire perché c'è qualcosa che lo affossa, che lo lega al divano. È inutile nasconderci, tutti noi abbiamo passato periodi così. Tante volte riusciamo a stringere i denti e a continuare a correre, sappiamo che è un periodo passeggero e che ci tornerà quell'entusiasmo, quella passione, ma perché? Perché magari quel momento di, chiamiamolo depressione, sto usando un termine forte ovviamente, è dato da fattori esterni alla corsa, è dato da problemi sul lavoro, è dato da troppo stress, è dato da problemi familiari, da qualsiasi cosa, e un'attività che ci potrebbe aiutare a superare meglio questo momento di difficoltà invece non riusciamo proprio a svolgerla. Perché? Perché la corsa ha bisogno anche di una testa senza pensieri, come tutti gli sport di resistenza, e non lo dico tanto per dire, ci sono ricerche che dimostrano di come la stanchezza cognitiva pregiudichi le prestazioni di resistenza. A maggior ragione dopo che ho avuto uno stop per qualsiasi motivo, come dicevo prima, è ancora più difficile riprendere, perché io so che riprendere mi farà bene, però poi c'è anche tutta la fatica di devo ripartire dall'inizio, ho perso la condizione perché sono stato fermo 1, 2, 3 mesi, ma anche anni, no? E quindi è difficilissimo riprendere. Se segui questi 7 motivi, se ti sei trovato in questa situazione o se hai un amico che hai trovato in questa situazione, quindi segnalagli. In più aggiungete voi tutti le attività, l'escamotage, le soluzioni che potremmo trovare, riuscirai a riprendere al meglio la corsa. Un modo per riuscire nella corsa è impostare un obiettivo sia a medio-lungo termine sia sul qui ed ora e avere una vision in questo modo, cioè come sta andando adesso la mia attività, ma quello che sto facendo ora poi mi ripagherà in futuro. Quello che ti consiglio è di impostare 2 obiettivi, un obiettivo realistico sul qui ed ora, semplicemente magari ritornare a correre 20 minuti di fila, come alternando percorsi di corsa e cammino. Io nel programma beginner di Running 451 Training è un'attività che faccio, ma faccio anche negli altri piani quando qualcuno riparte da un infortunio, alternare corsa e cammino e magari inserire qualche attività di corre forza, così senti il benessere del tuo fisico crescere di giorno in giorno, sia però dire ok, fra 6 mesi vorrei fare quella mezza maratona. Non deve essere un obiettivo che ti pressa, che ti mette stress. Pensa a intanto raggiungere 20 minuti di corsa, 30 minuti di corsa, 40 minuti di corsa. Imposta un obiettivo realistico sul qui ed ora. Io sono un gran sostenitore dell'allenamento in solitaria per il miglioramento della performance, perché se riesci ad allenarti in solitaria, da solo, facendo fatica, poi in gara sarà più facile. Però quando devo ripartire, riuscire a correre con un gruppo di persone, con un amico, ovviamente che non ti portino a forzare troppo i ritmi, può essere un ottimo aiuto. La corsa è anche socialità e lì si ritrova la gioia di fare le cose insieme. Nei momenti di difficoltà, magari da solo, già dopo 10 minuti dici non ne ho più, magari con gli altri riesci a correre anche 30 minuti. Inserisci la corsa in una routine quotidiana. Prova ad allenarti, ovviamente agenda permettendo, sempre allo stesso orario, magari negli stessi giorni della settimana. Fissalo come obiettivo quotidiano, ritagliati uno spazio. All'inizio tanto non dovrai correre molto, magari al mattino, al risveglio, appena tornato da lavorare, in pausa pranzo. Fissati quei 3 appuntamenti che sono quelli utili per avere uno stimolo allenante continuativo, breve, ma incastrali, blindali. Non te li deve spostare nessuno, perché se inizi a dire ok, no, vabbè, allora vado domani, non ripartirai più. Focalizzati sul benessere che ti può dare la corsa. Senti il tuo corpo che cambia, come diceva Piero Pelù, ma soprattutto concentrati sul fatto che la corsa sia un'attività divertente.
Anche qui io sono un sostenitore del correre senza niente nell'orecchio, al massimo un auricolare per questioni di sicurezza, quindi no musica, no podcast, concentrati sul tuo respiro, ma se ti può servire fatti una compilation, almeno per questo primo periodo, di ok, mi sono fatto una mia compilation di 6 canzoni che dura più o meno mezz'ora. L'obiettivo è riuscire a correre per tutte quelle 6 canzoni, è un esempio ovviamente, e devono essere canzoni che hanno un significato per te, motivante, che ti facciano accelerare quando ti viene voglia di calare il ritmo. Ovviamente però ricordati che la bassa intensità è fondamentale nella ripresa, quindi non esagerare con le battute al minuto. Oppure puoi ascoltare uno dei podcast di Runner 451, storie di Runner 451, Corso Mangiato, il Caffè Run Nation, quello che vuoi. Ogni puntata ha una durata, sai che almeno per quella puntata dovrai correre. Fondamentale seguire un piano di allenamento strutturato e graduale. Non fare troppo, non fare troppo poco. Come ti dicevo, puoi ripartire con un piano di corsa e cammino, non è uguale per tutti, dipende dalla tua storia sportiva, da quanto sei stato fermo, dalla tua capacità di recuperare, ma non esagerare. È facile, e qui però vuol dire che l'entusiasmo è tornato, però attenzione, è facile che facendosi prendere l'entusiasmo si facciano più chilometri di quelli che il nostro fisico può gestire. Attenzione, i chilometri riesci a farli, il problema sono i giorni successivi, non vogliamo fermarci per un altro infortunio. Premia te stesso e i tuoi progressi, mettiti, come dicevo all'inizio, dei micro obiettivi e decidi di darti un premio quando li raggiungi. Sarà un altro modo per ritrovare forte la motivazione. Ad esempio, se il tuo obiettivo è raggiungere un'ora di corsa, decidi di regalarti una maglietta super tecnica o gli occhiali da sole super tecnici raggiunta quell'ora di corsa, o un massaggio, un giorno alla spa, o semplicemente una cena fuori con la tua famiglia in quel posto dove vuoi andare da tempo. Non lo so, scegli tu, però lega il raggiungimento di un obiettivo ad un premio, ti aiuterà assolutamente. Potresti anche decidere di: mi iscriverò a quella gara che sogno da tempo solo se entro quella data raggiungerò l'ora e mezza di corsa. Ma sono esempi, scegli tu il tuo premio. Come vedi, ma già lo sapevi, per raggiungere e per riprendere in maniera motivata, con entusiasmo la corsa, serve anche tanto impegno, la motivazione, ma ti ho detto come ritrovarlo, e dedizione. La costanza e la regolarità è una delle chiavi del successo nella corsa. Ora aspetto voi per dare altri consigli sui commenti, mi raccomando continuate a seguire il nostro canale. Poi sicuramente quando avrai ripreso a correre, avrai ricostruito una base aerobica, dovrai iniziare a inserire anche allenamenti ad alta intensità, ed è importante quando inizierai a rifare o a fare le prime ripetute non fare l'errore più grande che si compie sempre. Qual è questo errore più grande? Te l'ho riportato in questo video qui, che ti invito a guardare così per completare il tuo percorso di ripresa. Buone corse!